Tutto è andato storto. Forse quando non hai avuto il lavoro dei tuoi sogni, forse quando la tua fidanzata è morta, o forse ancora prima, quando ti sei alzato dal letto senza sapere come sarebbe finita. Il riflesso del tuo volto è pallido come la cera. Per un attimo comprendi. Comprendi che è tutto uno scherzo. Hai solo avuto una brutta giornata. Il personaggio del Joker è uno dei più enigmatici e affascinanti del fumetto americano. Nato negli anni 40, la sua figura ha passato ogni fase del fumetto, ogni picco del medium e ogni momento di decadimento di esso. Abbiamo visto questa figura in tante di quelle vesti, in tante di quelle situazioni, che è davvero difficile introdurlo. Come accade spesso con questi personaggi passati di mano in mano a talmente tanti autori, è impossibile capire dove finisca il personaggio e dove inizia la mano che lo scrive. Quanto hanno in comune il Joker di Brian Azzarello, calato in un contesto fortemente noir e dagli atteggiamenti da vero e proprio gangster, con quello raccontato in Arkham Asylum da Grant Morrison, dove il pagliaccio, re del crimine, viene ritrattato come uno psicopatico con tendenze omosessuali, il più matto tra i matti del manicomio. Ogni interpretazione mai avuta su carta del Joker differisce dalle altre in innumerevoli dettagli. Senza essi, Joker potrebbe essere descritto più o meno così: un criminale vestito da pagliaccio che fa cose malvagie, andando contro la legge e l'autorità di Gotham City. Sono tuttavia i dettagli, inseriti nel corso del tempo da autore ad autore, che hanno elevato la figura dandogli una forma, un ruolo ed un fascino che l'hanno portata ad essere la perfetta antitesi di Batman. Se Batman è ordine, Joker è puro caos, che ammaglia e seduce. Se Batman spaventa e incute timore con il silenzio e con la sua figura in agguato nelle tenebre, dall'altro lato Joker è un chiacchierone con la battuta pronta. Ma chi era veramente il più grande cattivo di Batman prima di diventare ciò che è diventato oggi? Qual è la sua genesi? Chi è davvero il Joker? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare indietro nel 1988, quando venne pubblicata la storia The Killing Joke, presentata come una graphic novel di 48 pagine, insieme a fumetti come il già citato Arkham Asylum, Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Batman Anno 1 o perché no, Il lungo Halloween, e tra le storie più importanti su Batman ma ancora più importanti su Joker. Ancora oggi, quando un autore si approccia al personaggio di Joker, deve in qualche modo confrontarsi ed assimilare quella storia che ha innovato questo affascinante personaggio, facendo ciò che nessuno prima di allora aveva mai osato fare: raccontarne le origini. Ovviamente da questo punto in poi ci saranno spoiler sul fumetto in questione. Se desiderate recuperarlo prima di riprendere questo video, online trovate molteplici edizioni, alcune veramente economiche, altre di media fattura, cartonate, dal prezzo nello standard. Se invece cercate un'edizione incredibilmente curata e di pregio, con annessa sceneggiature e contenuti extra, è sempre disponibile l'edizione Absolute, insomma ce n'è per ogni esigenza. Se invece conoscete l'opera o non vi importa degli spoiler e volete scoprirla per la prima volta con noi, beh, iniziamo subito. Allora, ci sono due matti in manicomio, uno è Alan Moore, lo sceneggiatore di questo fumetto e di moltissimi altri come V per Vendetta, Promethea o Watchmen, che abbiamo già trattato qui sul canale, mentre ai disegni e ai colori, almeno nella sua edizione definitiva, visto che il fumetto ha avuto due differenti colorazioni, Brian Bollard, che ha lavorato ad opere come Camelon 3000, una rivisitazione futuristica delle storie su Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Fu proprio quest'ultimo a chiedere a Moore di realizzare una storia su Batman insieme a lui, anzi, sul Joker che voleva rendere il vero protagonista del racconto. Batman, The Killing Joke, si apre con Batman che fa visita alla sua nemesi nel manicomio criminale Arkham. Sin dalle primissime pagine possiamo notare quanto inquadrature e composizione della pagina siano realizzate in maniera molto simile a quella di Watchmen. Questo perché i due fumetti, entrambi di stampo comunque supereroistico, sono stati realizzati più o meno nello stesso periodo. Non che questo sia un difetto, anzi. Durante la visita Batman inizia a parlare di come lui e Joker siano destinati ad uccidersi, di come prima o poi, presto o tardi, uno dei due ucciderà l'altro. Batman vuole trovare un modo di evitarlo. Presto però si renderà conto che quello che ha davanti è solo un impostore con trucco e parrucca. Il Joker, quello vero, è libero. E un po' che ci pensa a te e a me.
a quello che ci succederà alla fine. Ci uccideremo l'un l'altro, vero? Joker ha già un piano ed inizia a muovere i primi ingranaggi mettendo le mani su un vecchio Luna Park fatiscente. La storia a questo punto si divide in due timeline distinte. Ci vengono mostrati accenni del passato di Joker. Nella sua vita precedente egli era un uomo normale, talmente normale da essere anonimo persino ai lettori. Lo chiameremo Jay per semplificare la narrazione. Jay ha una vita problematica, vuole fare il comico ma non riesce a sfondare. La fidanzata Janie è incinta di Jay, ha molte difficoltà a prendersi cura di lei, nonostante ciò il loro amore è genuino e sincero. Jay ha una vita difficile, ma non una vita totalmente disastrosa. In definitiva, affronta difficoltà quotidiane come qualsiasi persona ed è proprio quello che è, un uomo normale. La storia prosegue, tra citazioni e chicche per i lettori appassionati del mondo di Batman e Gotham. Il Cavaliere Oscuro riflette su come due persone che non si conoscono per niente possano odiarsi a tal punto. Joker intanto si presenta a casa del commissario Gordon e con un colpo di pistola immobilizza la figlia Barbara, per poi rapire il poliziotto. Joker ha una tesi e vuole dimostrarla. Si torna al passato. Jay fa un accordo con dei criminali. Li avrebbe aiutato a commettere un colpo grosso ai danni di un'azienda chimica per cui aveva lavorato. Un solo atto criminale, senza morti e senza danni, per garantire un futuro alla sua famiglia. Il suo viso sarebbe rimasto nascosto da una bizzarra maschera rossa, un'altra chicca per i lettori visto che sotto un cappuccio rosso si sono celati diversi nemici dell'uomo pipistrello. Torniamo al presente. Batman visita Barbara in ospedale. La giovane rimarrà in sedia a rotelle per tutta la vita, cosa che avrà grandi ripercussioni sulla sua futura vita editoriale. Gordon intanto si risveglia circondato dall'orrore e dalla follia, nel circo del Joker. Gordon è nudo, torturato da piccoli nani pelati vestiti da angioletti sadomaso e altri assurdi freak. Una donna obesa oltre ogni limite, un uomo coperto di peli talmente tanto da non lasciar scorgere la pelle. Gordon viene caricato su una giostra, la sua discesa nella follia ha inizio. Torniamo al passato. La fidanzata di Jay muore in un incidente, la disperazione lo assale. Nella sua discesa nella follia, Gordon è costretto a vedere foto di sua figlia, foto di lei nuda, sporca di sangue e da toni sessuali, e qui entra in scena uno dei grandi misteri legati al fumetto. Joker ha stuprato Barbara Gordon? Ora, per rispondere a questa domanda dobbiamo contestualizzare il periodo e l'autore. Partiamo dal primo. Negli anni '80 era ancora in vigore il Comics Code Authority, un organo che si occupava di censura nel mondo del fumetto. Servirebbe un video intero per parlare della CCA e della storia della censura nel mondo del fumetto americano, quindi potremmo ipotizzare che lo stupro ci sia, ma non sia esplicito per evitare rogne con la censura? Non credo. Alan Moore fu uno dei primi autori a fregarsene praticamente di ogni cosa. In Watchmen, opera contemporanea The Killing Joke, abbiamo personaggi come il comico. Non credo si sarebbe fatto mettere dei limiti, anche se qui parliamo di personaggi dal target più basso. Se è vero, è negli anni '80 che la DC iniziò a pensare a fumetti legati ad un pubblico adulto, cosa poi resa ancora più ufficiale con l'etichetta Vertigo Comics. Per personaggi mainstream come Batman o Joker dovremmo aspettare il DC Black Label per avere storie su personaggi come questi pensate esclusivamente e principalmente per un pubblico maturo, nonostante in DC Black Label ora vengano ripubblicate anche storie che precedentemente non erano indicate come pensate per adulti, ma semplicemente un po' più cupe e mature dello standard, come lo stesso Killing Joke. Infine, come vedremo in seguito, The Killing Joke sfrutta molto il non detto, lascia la libera interpretazione al lettore ed ogni opinione è valida, non essendoci davvero una risposta corretta. Voi cosa ne pensate? Se volete la mia, credo che lo abbia effettivamente fatto. Il Joker è caos e imprevedibilità e non credo ci siano limiti alla crudeltà delle sue azioni. Torniamo al passato. Jay e i suoi complici provano ad entrare nell'azienda. Qualcosa va male. Il tutto culmina con l'avvento di un giustiziere mascherato vestito da pipistrello. Jay cade in un canale dove vengono scaricate scorie chimiche, in dell'acqua malata e tossica, salvandosi. La pelle di Jay brucia, ora il suo corpo è color gesso, i suoi capelli verdi e le sue labbra rosse.
Jay è morto. Forse non è mai davvero stato vivo e ora è rinato come Joker, in un vero e proprio battesimo del caos e capisce che è tutta una barzelletta e che ha avuto solo una brutta giornata. Ed ecco la tesi di Joker. Chiunque può essere Joker, chiunque può spezzarsi di fronte all'assurdità della vita, impazzire ed essere come lui. Jay, che ricordiamo è solo un nome che le abbiamo dato noi, può essere il Joker, ma può essere anche il lettore, io che scrivo questo copione, Donny che lo recito, anche tu che l'ascolti. Il Joker è colui che non ha più alcun freno, alcun limite imposto dalla realtà o dalla morale, e per farlo basta così poco, soltanto una brutta giornata. Joker non solo vuole dimostrare la sua teoria, vuole farlo facendo impazzire il commissario Gordon, un uomo che anche di fronte al male è sempre stato deciso nella giustizia, e vuole farlo strappandogli ogni cosa, rinchiudendolo infine in una gabbia come un animale allo zoo. Signore e signori, avete letto sui giornali, ora rabbrividirete guardando con i vostri occhi il più tragico degli errori commessi dalla natura. Ecco a voi l'uomo medio, fisicamente piuttosto banale, ma i suoi valori sono assolutamente deformi. Guardate quanto è rigonfio il senso dell'impotenza umana, notate il piede quino della coscienza sociale e il suo ottimismo rattrappito. Ma davvero ripugnante sono le sue fragili e inutili idee di ordine e di sanità mentale. Applicando loro una forza eccessiva, si spezzano. Come fa a vivere, vi chiederete? Come sopravvive questo misero, patetico esemplare nel mondo crudele e irrazionale di oggi? Purtroppo la risposta non è molto bene, di fronte all'inoppugnabile dato di fatto che l'esistenza umana è folle, vana e causale. A un esemplare su 8 dà di volta il cervello, e come fargliene una colpa? In un mondo psicotico come questo, ogni altra reazione sarebbe pazzia. Batman raggiunge Gordon. Il poliziotto, l'incorruttibile uomo di legge, è ancora saldo nelle sue convinzioni. La tesi di Joker è fallita e chiede a Batman un solo favore: di occuparsi del Joker giocando secondo le regole, di non ucciderlo, di non dargliela vinta. I due nemici si scontrano in una sequenza ricca di azione, in cui però una frase è degna di nota. Joker dichiara di non ricordare il suo passato e che se proprio deve averne uno, preferisce avere la scelta multipla. Quindi, la storia di Jay era vera? O era solo una delle tante possibili storie delle origini per una figura che non ne ha bisogno? Un personaggio il cui fascino e carisma sono per ciò che è e non per ciò che era. Anche questa, come la questione di Barbara, non conosce risposta. Alla fine Batman ha la meglio. Propone al Joker di curarlo, di aiutarlo a essere reintegrato nella società. Ma Joker ride e racconta una barzelletta. Allora, ci sono due matti in manicomio e una notte. Una notte decidono che la vita là dentro non gli piace più e così decidono di evadere. Allora vanno sul tetto e lì, nello spazio vuoto tra i palazzi, vedono i tetti delle città che si estendono al chiaro di luna, che si estendono verso la libertà. Allora, il primo matto fa un salto e atterra sull'altro tetto senza nessun problema, ma il suo amico, lui non ha il coraggio di saltare. Sai, la paura di cadere, no? Allora il primo ha un'idea e gli fa: ehi, ho una pila, ora l'accendo e la punto qua in mezzo, così puoi venire con me camminando sul raggio di luce. Ma il secondo scuote la testa e gli fa: ma che ti credi, che sono pazzo? Poi tu la spegnerai quando sarò a metà strada. Questo è in sintesi il rapporto tra Batman e Joker, due pazzi che hanno avuto una brutta giornata. Uno ha reagito vestendosi da pipistrello per combattere il male, e l'altro da pagliaccio, preferendo essere il male stesso, e da quando esistono non possiamo fare a meno di loro. Ed eccoci alla fine. Dopo quell'ultima battuta ridono entrambi, e di gusto. Batman allunga una mano verso il Joker. È minaccioso, o forse no. La pioggia cade. Anche per oggi il video termina qui. Io ringrazio il buon Nick Stella del Mattino che si è occupato della stesura del copione. Sotto in descrizione
Oltre ai nostri contatti social, trovate anche il negozio di merchandising ufficiale che vi invito a visitare. Un saluto doveroso ai nostri abbonati, che ringrazio per il sostegno che ci danno mese mese. Ringrazio tutti voi per aver visto questo video fino alla fine. Ci vediamo al prossimo e buona vita a tutti.